Sono gli anni 70. Il poliziottesco è un termine che ha coniato per la prima volta il critico e giornalista Giovanni Buttafava. D'altra parte, sono anni molto duri, terribili. Abbiamo un numero di reati, di delitti contro la persona, il patrimonio, assalti alle banche, sequestri di persona. Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9:10. Il genere però si può spaccare come una mela in due. I film che hanno un riferimento preciso alla realtà e quelli che invece si fanno carico di amplificare la percezione della paura, cosa che tra l'altro fanno già i giornali di quell'epoca. Siete circondati! Arrendetevi! Non avete nessuna possibilità di fuga, venite fuori! Dateci la macchina e se ne andiamo! Nel primo caso, i film che riflettono una storia realmente accaduta sono di Carlo Lizzani. Cioè Svegliati e uccidi del 66, che rievoca le vicende di Luciano Lutring. Chiamato l'angelo del mitra, colui che ha fatto 100 rapine e anche molti morti. Il secondo è Banditi a Milano, che segue la storia della banda Cavallero. Farà 4 morti e 12 feriti gravi in un inseguimento con la polizia. Lizzani farà anche in seguito un altro film del genere, Torino Nera. Era un bambino. Un bambino! Il clima è tale che si invocano leggi speciali. Effettivamente nel 1975 uscirà la legge reale, che porta la possibilità del trattenimento da parte della polizia, cioè il fermo di polizia, per diversi giorni. Ma una cosa è importante: adesso la polizia non può più come prima rispondere al fuoco, ma può anche sparare per prima. Per trovare da un punto di vista statistico, perché questo è il clima degli anni 70, che dura grosso modo per un decennio, bisogna tornare molto indietro, tornare ad esempio, per avere dati analoghi, al 1946-47, dove un italiano su 3, dopo una guerra civile negli ultimi 600 giorni prima della liberazione, ha un'arma in tasca. Se vogliamo poi scendere ancora nel passato, dobbiamo andare al 1864-65, quando il brigantaggio porterà a 100.000 condanne, alcune migliaia a morte. C'è forse un titolo che riassume questo clima, è di Enzo G. Castellari: La polizia incrimina, la legge assolve. Uno tra i registi più interessanti del genere è certamente Fernando Di Leo. Viene da una famiglia di avvocati, si laurea anche lui in giurisprudenza, ma poi sceglie di andare al Centro Sperimentale di Cinematografia, ammaliato dal free cinema inglese e dalla Nouvelle Vague. Scrive 25 sceneggiature, più di 20 sono dei film western, che vende perché spesso non compare nei titoli dei film. Ricordate Una pistola per Ringo? Dopo il clamoroso successo ottenuto,
Ringo torna sullo schermo in un nuovo, entusiasmante e spettacolare western. Poi attraverserà vari generi. Alla fine i suoi film da regista saranno 23, ma 2 sono in questo genere importantissimi. Non mi piace uccidere, ma sono costretto a farlo. Il primo è I ragazzi del massacro. Non sono stupidi. Tu sei scappato e loro ti hanno seguito per vedere dove andavi. Come hai fatto a non capirlo? Avrei potuto fuggire quando volevo in tutti questi giorni. Il secondo, Milano, calibro 9. E allora, Gentildon, questo qui è il Piazza. Ci stava alla villa stamattina. Sa, commissario, ai primi colpi siamo scappate tutte in casa. E ne siamo chiuse a chiave nel cesso. E tiriamo la catena, va. Vengono dalla letteratura gialla di Shebarnenko, che è considerato il padre del giallo all'italiano. Tant'è vero che ancora oggi il maggior premio per scrittori di polizieschi e di gialli porta il suo nome. Fermi tutti, una rapina! Su, faccia a terra! Faccia a terra! Su! Il secondo, interessante, è Umberto Lenzi, anche lui laureato in giurisprudenza, che attraversa tutti i generi, fa gli spy story, fa uno 008, fa Sandokan, Cappa e Spada, poi una serie di poliziotteschi truculenti, ma ha un merito, quello di aver inventato il commissario Betti, interpretato da Maurizio Merli. Creiamo una squadra speciale. Una squadra che è autorizzata dalla magistratura possa combattere la delinquenza con maggior libertà. Ma come mai non l'hai fatto fuori quel cornuto di poliziotto? Come mai? Perché quando lo farò fuori mi dovrà guardare in faccia. Qual è la differenza? È che questo commissario sembra Clint Eastwood dell'ispettore Callaghan, cioè spara, picchia, utilizza gli stessi strumenti e la stessa carica di violenza dei criminali. Umberto Lenzi ne farà alla fine 9 di poliziotteschi. Il migliore è certamente La banda del Gobbo, con una straordinaria interpretazione di Thomas Millian. Vediamo Marazzi Vincenzo. Che fa il criminale Gobbo, appunto, in uno scontro tra mafiosi e poi con la polizia. Un affare di droga o un regolamento di conti, signor commissario? Il genere ovviamente è fatto di inseguimenti, sparatorie, violenze, seni femminili, in qualche caso, spesso anzi, ma va a sostituire sostanzialmente il western all'italiana, spostando la violenza nelle metropoli. La degenerazione in chiave comico-grottesca appartiene ad esempio a Thomas Millian, il maresciallo Giraldi, Bonnezza, tanto per capirci. Chi sei? Ma che fai, me ne hai donne? Ma se per questo me lo pure a te. Ah sì? Allora vieni. E mo battere se no te pia schiaffi, capito? Ne farà moltissimi. Lui, che era stato un grande attore, a 13 anni è costretto a fuggire perché era figlio di un generale cubano in un colpo di stato, non quello di Fidel Castro, in un colpo di stato precedente, va in America, fa l'Actor Studio, ritorna in Italia, fa 4 film con Bolognini, con Zurlini, con Vancini, con Visconti e un episodio anche con Pierpaolo Pasolini, oltre che con Maselli. Quindi è un attore di capacità interpretativa notevole. Lo abbiamo visto anche nel western italiano, quando fa il messicano, ad esempio in Corri, uomo, corri, oppure in Tepepa, quando fa il messicano lanciatore di coltelli, Cuchillo.
Vuoi sapere perché lo chiamano Cuciglio? Eccolo il perché. L'ultimo atto del genere, rotto il sodalizio con Terence Hill, sarà quello di Bud Spencer. Si tratta di droga. Ha indirizzato a te Caputo, il tuo ex brigadiere. Caputo, eh? E sai pure come mi chiamava Caputo, vero? Piedone. Piedone lo sbirro, dopo il primo film, gira il mondo con 3 altri episodi, quasi sempre affiancato da un bambino. Un poliziotto anomalo perché non ha armi con sé, ma utilizza la forza dei suoi pugni per sbaragliare i cattivi, tra virgolette, perché ormai non sono più criminali. Commissario, voi in Africa, che piacere, mamma mia! E come fanno a Napoli senza di voi? Accomodatevi, accomodatevi! Il genere dura più o meno un decennio, da momenti più efferati, proprio perché la società italiana era preoccupata, ansiosa, e finisce in commedia, finisce e muore quando ormai il problema sociale sembra superato. Ma non è forse esattamente così, perché gli anni '80 saranno chiamati anni di piombo. E può scommettere che il giorno che la merda diventa oro, noi poracci lasciamo senza il culo?